nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglietta a lavorazione a T che io ho deciso di chiamare Coffee. Per poterla realizzare ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea Alice, che è un 100% a microfibra, quindi è una maglietta perfetta per essere sfruttata sia in primavera ma anche in estate, in quelle giornate un po' più freddolose, anche perché come potete vedere io qua sopra ho fatto una lavorazione molto larga, molto forata, alternata invece quindi alla lavorazione più compatta per quanto riguarda il sotto. Il colore che ho usato io è il colore numero 6, guardate qui che meraviglia, ha questo colore marrone molto particolare, ma vi faccio vedere anche altre colorazioni e sapete che della Alice veramente ci sono tantissimi colori che potete utilizzare, come questo fantastico colore 14 o il colore corallo o il verde. Comunque vi potete sbizzarrire e fare questa maglia nel colore che più vi piace. In realtà vi posso anche suggerire di magari di fare due colori, un colore per la parte superiore, un colore per la parte inferiore, come più vi piace. Come sempre questo filato lo trovate disponibile sul mio sito Filati Elsa. E per quanto riguarda il quantitativo, io ho lavorato con l'uncinetto del numero 4 e ho utilizzato 4 gomitoli, quindi 200 grammi. Per una taglia M vi occorrono 250 grammi, quindi 5 gomitoli. Per una taglia L 6 gomitoli, per una taglia XL 7 gomitoli. Mi raccomando però, se siete una taglia S e volete fare le maniche più lunghe, quindi a 3/4, andate a prendere 5 gomitoli. Taglia M 5 gomitoli bastano comunque se volete fare le maniche un po' più lunghe. Se però volete fare delle maniche lunghe andate a prendere 6 gomitoli. Per una taglia L 6 gomitoli vanno bene anche se dovete fare una manica un po' più lunga, ma aumentate di un gomitolo se dovete fare le maniche lunghe o se comunque volete fare la maglia anche più larga. Tenete presente che questo tipo di lavorazione sotto permette di fare tutti gli aumenti che volete. Ora, per quanto riguarda la lavorazione, come vi ho detto all'inizio, è una lavorazione a T. Si vanno a creare prima due rettangoli che vanno dalla lunghezza delle nostre maniche. Io ho voluto fare delle mezze maniche perché voglio sfruttare questa maglietta soprattutto in primavera, e quindi si vanno a fare due rettangoli, di cui il rettangolo avanti ha un motivo in più rispetto a quello dietro. Una volta fatti questi due rettangoli si mettono i marcapunti e si va a fare appunto il corpo della maglia, che io ho optato per una lavorazione punto chiuso. E poi una volta fatto la lavorazione sotto si vanno a cucire i due rettangoli sia sotto, quindi partendo dove avevamo messo i marcapunti all'esterno, e poi sopra per poter realizzare appunto lo scollo. Come vi dicevo, per fare la parte di sotto si possono fare tutti gli aumenti che volete, e infatti io qui non ho fatto aumenti, ma perché come potete vedere mi va comunque larga, però essendo tutte maglie alte rilievo si possono fare quanti più aumenti volete, quindi non vi preoccupate. La parte di sopra sembra complicata, ma in realtà sono 4 giri che vanno sempre ripetuti e c'è questa trama che io mi piace tantissimo. Infatti tenete presente che sicuramente riutilizzerò questo punto per fare anche una maglia tutta di questo punto molto più estiva. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se così, come sempre, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate come Elsa Faccio, anche scrivendo Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia utilizzeremo il filato della Mistrico Filati linea Alice, che è un 100% microfibra. Il colore che ho scelto io è il numero 6, ma qui come potete vedere ci sono anche altri colori disponibili sempre sul mio sito Filati Elsa, e sono uno più bello dell'altro, quindi potete fare questa maglia col colore che preferite o anche farlo bicolore, magari la parte forata sopra, quindi due rettangoli che andiamo a fare di un colore, e la parte di sotto di un altro colore. Detto ciò, allora io qui vi farò vedere un piccolo campione, perché come vi ho detto io lavorerò con questo che è un marrone scuro dalla telecamera, quindi non si vede bene, ma voglio farvi vedere il campione bene, quindi ho deciso di lavorare sempre l'alice ma di un altro colore. La lavorazione, io lavorerò con l'uncinetto del numero 4,5. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8 catenelle, a cui vanno aggiunte poi 9 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Io ho montato per il pezzo dietro, e le catenelle iniziali vi dicono che devo andare da un braccio all'altro. Io voglio fare una manica corta perché voglio usare questa maglia anche
in primavera ma anche in estate, quindi ho montato 129 catenelle. Mi raccomando però, come vi ho detto, io ho fatto delle mezze maniche, come avrete visto anche nella parte iniziale del video in cui indosso la maglia. Per una taglia M io vi consiglio di mettere 3 motivi in più rispetto a me, per una taglia L di mettere 6 motivi in più rispetto a me, per una taglia L 9 motivi in più rispetto a me. Questo perché quando poi andremo a mettere i marcapunti potete mettere un motivo in più per manica per una taglia M, 2 motivi in più per una taglia L, 3 motivi in più per una taglia XL. Quindi ripeto, io ho montato un totale di 129 catenelle, multiplo di 8 a cui vanno aggiunte 9 catenelle. Questo è il rettangolo dietro. Per il rettangolo avanti io monterò un motivo in più, quindi invece di 129 devo fare 137, perché appunto 8 catenelle in più. Quindi mi raccomando, per le altre taglie, se voi avete messo come me 3 motivi in più, cioè per una taglia M, per il motivo avanti ne dovete mettere 4 in più. Quel motivo in più va sempre per fare in modo che il collo venga morbido, quindi non venga tirato ma venga morbido. Altra cosa, mi raccomando, naturalmente se volete fare le maniche più lunghe andate ad aumentare mettendo più catenelle. Come vi dicevo, l'importante è che rispettiate appunto il multiplo di 8 più 9 catenelle. Altra cosa, io montando 129 catenelle il mio rettangolo è circa 66 centimetri, questo per darvi tutte le informazioni. Detto ciò, quindi andiamo a vedere come si realizza questa maglia. Naturalmente i giri che andremo a fare corrispondono all'altezza del nostro rettangolo, ossia all'altezza degli scalfi. Quando poi avremo fatto tutti e due i rettangoli e li andremo a mettere in marcapunti per fare la parte di sotto e poi a cucirli, le catenelle andranno messe nella parte alta. Quindi detto ciò possiamo iniziare a fare il nostro primo giro e vado a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta, vado nella terza e vado a fare la mia terza maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro e vado a fare 3 catenelle, salto 3 catenelle e vado a fare 5 maglie alte, una in ogni catenella, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e si ricomincia da capo. 3 catenelle, salto 3 catenelle di base e vado a fare le mie 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, scusate mi tiro un po' il filo, 4 e 5 e di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle e di nuovo da fare le mie 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ho terminato, cioè devo fare questo quindi per tutto il mio giro. Io adesso vi faccio vedere come andare a terminare il giro. Sapete sempre che se avete delle catenelle in più non vi preoccupate perché si possono sempre sfilare. Comunque, come potete vedere, adesso andiamo a vedere come terminare il giro e andiamo sempre a fare 3 catenelle, salto 3 catenelle ma vado a fare solo 3 maglie alte, una in ogni catenella, quindi 1, 2 e 3. E abbiamo terminato così il primo giro. Mi raccomando, se avete bisogno di sfilare le catenelle è semplicissimo, potete fare in questa maniera. Meglio avere sempre qualche catenella in più che qualche catenella in meno, perché se avete montato delle catenelle in meno siete costrette poi a sfilare tutto e rifare da capo. Invece quando si monta qualche catenella in più basta sfilare poi le catenelle in più e poter tornare a lavorare. Quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nell'archetto e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro e vado a fare altre 3 maglie alte, 1, 2
e 3 e si ricomincia da capo, quindi vado direttamente, salto tutte le 5 maglie alte, vado direttamente nell'archetto e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3 3 catenelle, rientro, altre 3 maglie alte, 1 2 e 3, prendo il filo e ricomincio da capo, quindi di nuovo vado nell'archetto successivo e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3 3 catenelle, rientro, 3 maglie alte, 1 2 e 3. Devo fare questo quindi per tutto il mio secondo giro. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi salto tutto, vado nell'archetto e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3 3 catenelle, rientro, altre 3 maglie alte, 1 2 e 3. Vado a terminare il secondo giro andando a fare una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, quindi salto le prime due, vado nella terza e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il terzo giro. Entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5, 3 catenelle, 1 2 3 e si ricomincia da capo. Vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5, 3 catenelle, 1 2 3 e si ricomincia da capo. Vado nell'archetto e di nuovo vado a fare 3 maglie 5 maglie alte, 2 3, scusate, devo sempre tirarmi il filo, 4 e 5, 3 catenelle e di nuovo vado nell'archetto e vado a fare 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5. Quindi devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Andiamo a terminare il terzo giro facendo una catenella, entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così anche il nostro terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare altre 2 maglie alte. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte, 1 2 e 3, 3 catenelle, 1 2 3, rientro, altre 3 maglie alte, 1 2 e 3. Prendo il filo e ricomincio da capo, entro nell'archetto successivo e vado a realizzare 3 maglie alte, 1 2 e 3, 3 catenelle, 1 2 3, rientro, altre 3 maglie alte, scusatemi, 1 2 e 3 e si ricomincia da capo. Quindi vado di nuovo nell'archetto successivo e vado a realizzare 3 maglie alte, 1 2 3, 3 catenelle, rientro, altre 3 maglie alte, 1 2 e 3,
Devo fare questo quindi per tutto il mio quarto giro, che come potete vedere è come rifare il secondo giro, solo che iniziamo e terminiamo in maniera diversa. E infatti adesso, per terminare il quarto giro, entriamo nell'ultimo archetto di una catenella e andiamo a realizzare 2 maglie alte, una e due. Entro nella terza catenella, che equivaleva alla mia prima maglia alta, e vado a fare una maglia alta. E abbiamo terminato così anche il quarto giro, e adesso si ricomincia dal primo giro, che vi faccio rivedere siccome qui avevamo una base diversa. Quindi andiamo a fare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, rientro dentro la prima maglia alta e vado a fare altre 2 maglie alte. E quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, quindi 3 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo 5 maglie alte, quindi 1 2 3 4 e 5. 3 catenelle, di nuovo vado nell'archetto successivo e realizzo 5 maglie alte, quindi 1 2 3 4 e 5. 3 catenelle, 1 2 3, e di nuovo vado nell'archetto e realizzo 5 maglie alte, e bisogna fare questo per tutto il primo giro. 3 4 e 5. 3 catenelle, e terminiamo il giro andando a fare nell'ultima maglia alta, quindi entrando nella terza catenella, 3 maglie alte, 1 2 e 3. E poi si ricomincia dal primo giro, quindi faremo di nuovo il secondo giro, le 3 catenelle, entriamo nell'archetto e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Quindi ripeto, i giri da fare in totale sono 4. Come avete visto, il primo e il terzo sono uguali, cambia solo l'inizio e fine giro. Stessa cosa per il secondo e il quarto, sono uguali, ma cambia il primo e il secondo giro, e questa è la lavorazione che viene fuori. Io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere i 4 giri per arrivare all'altezza del mio del rettangolo che mi serve, e i suggerimenti per le taglie più grandi delle mie, e poi continueremo a vedere come fare la lavorazione. Dunque, ho terminato il mio primo rettangolo, ho ripetuto i 4 giri 2 volte, e poi per la terza volta ho ripetuto solamente i primi 3 giri. Ora mi raccomando, per le taglie più grandi delle mie, io direi taglia M, ripetete i 4 giri per 3 volte e poi nuovamente i primi 3 giri, o altrimenti solamente il primo giro, mentre taglia L ripetete i 4 giri per 4 volte, e poi come me andate, una volta finito di fare il vostro pezzo dietro, andiamo a fare il pezzo avanti, dove vi ricordo di montare un motivo in più rispetto a quello che avete montato dietro. Ho terminato anche il rettangolo del davanti, dove vi ricordo che io ho messo un motivo in più rispetto a quello dietro, e a questo punto possiamo andare a mettere i marcapunti. Allora, per mettere i marcapunti io ho lasciato liberi lateralmente 4 gruppi di 5 maglie alte, sia avanti che dietro, sia a destra che a sinistra, mettendo il marcapunti nell'archetto di 3 catenelle subito dopo. Ora, per le taglie più grandi delle mie, quando abbiamo fatto l'inizio, quindi il rettangolo dietro, io ho detto per una taglia M di montare almeno 3 motivi in più rispetto a me, e per una taglia L di andare a montare 6 motivi in più rispetto a me. Quindi a questo punto, per poter mettere i marcapunti, se avete rispettato questo, taglia M dovete andare a mettere 5 gruppi di 5 maglie alte, mentre taglia L ne deve andare a mettere 6, e il restante quindi vai poi al centro per fare il corpo della maglia. Ora naturalmente, per chi ha montato più catenelle, rispettando sempre il multiplo perché voleva fare le maniche a 3/4 o le maniche lunghe, a questo punto ricordatevi che quando dovete mettere i marcapunti, i motivi liberi, quindi i gruppi di 5 maglie alte liberi, devono essere uguale alla circonferenza, quindi contando sia quello avanti che quello dietro, alla circonferenza del vostro seno. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il corpo della nostra maglia.
Per realizzare il corpo della nostra maglia io lavorerò sempre con l'uncinetto del 4,5 e andremo a cambiare punto perché faremo un punto coprente, e quindi vado a fare il primo giro, mi aggancio con l'uncinetto prendendo sia il davanti che il dietro del gruppo di 3 catenelle dove ho messo il marcapunti, prendo il filo e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Poi vado a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi ho un gruppo di 5 maglie alte, vado a lavorare 5 maglie alte, quindi 2, 3, 4. Nel frattempo sto cercando di nascondere il filo che poi andrò a tagliare, e poi nell'archetto di 3 catenelle io vado a fare 2 maglie alte, non ne vado a fare 3 perché altrimenti allargo troppo la lavorazione, ma se invece voi vi accorgete che lavorando solo 2 maglie alte la lavorazione vi stringe troppo, allora fate 3 maglie alte. Magari potete anche alternare, tipo qui fate 2 maglie alte, nell'archetto successivo ne fate 3. Io farò 2 maglie alte in ogni archetto di 3 catenelle perché se ne vado a fare 3 la lavorazione mi si allarga troppo, quindi poi si ricomincia e andiamo sempre a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi per un totale di 5 maglie alte, 3, 4 e 5, e poi di nuovo io vado a fare 2 maglie alte nell'archetto. Continuo così fino ad arrivare al marcapunti e vi farò vedere di nuovo come tornare a lavorare dalla parte avanti alla parte dietro. Sono arrivata al secondo marcapunti, prendo il filo, entro sia nell'archetto del davanti che nell'archetto di dietro e vado a fare una maglia alta. In questa maniera ho chiuso la mia lavorazione e posso togliere anche questo marcapunti. Continuo a lavorare come ho sempre lavorato, quindi andiamo a fare di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta e 2 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, 3 maglie alte per chi invece magari la lavorazione sta stringendo e quindi preferisce lavorare con 3 maglie alte. Vi farò vedere come terminare il giro e come poi riniziare a fare il giro, che sarà sempre ripetuto. Sto terminando il giro, ho fatto l'ultima maglia alta sopra la maglia alta, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare il giro che va sempre ripetuto e andiamo a fare qui 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, e poi sopra ogni maglia alta andiamo a fare una maglia alta e rilievo sul dietro, e facciamo questo per tutto il giro ed è la lavorazione che andrà ripetuta sempre. Quindi andiamo a fare una maglia alta prendendo però il filo solo dietro, quindi rilievo sul dietro in questa maniera. Una maglia alta e rilievo sopra ogni maglia alta del giro precedente, prendendo i 2 fili sul dietro. Se avete bisogno di allargare la lavorazione potete tranquillamente fare 2 maglie alte in rilievo nella stessa maglia alta di base, e potete fare, io vi consiglio sempre di fare gli aumenti lateralmente, ma se necessitate di fare molti aumenti potete magari fare un aumento ogni 10 maglie alte o ogni 15 a seconda di quante maglie avete e di quanti aumenti dovete fare. E tenete presente che gli aumenti possono essere fatti in ogni giro o anche solamente nei punti in cui vi serve di più, quindi se non dovete aumentare in vita ma dovete aumentare ai fianchi, quando arrivate ai fianchi potete fare gli aumenti. Io continuo così, quindi poi vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il mio giro. Se sono andata a fare degli aumenti vi dirò a che giro sono andata a fare gli aumenti. Un attimo vi faccio vedere, eccomi. Quindi vi farò sapere a che giro sono andata a fare i miei aumenti e poi vedremo come andare a cucire le maniche.
Ho terminato il corpo della maglia, ho ripetuto il giro in maglia alta e rilievo per 32 volte e non ho fatto alcun tipo di aumento, quindi per me la maglia, così il corpo della maglia va più che bene. Per quanto riguarda invece poi i pezzi di sopra, sono andata a cucire i rettangoli sotto, partendo appunto da dove ho messo i marcaponti fino ad andare all'esterno, mentre sopra sono andata a cucire, vi dico subito, per circa 20 centimetri sia a destra che a sinistra. Per le taglie più grandi naturalmente cucite un po' di più rispetto a me, perché comunque avete dei motivi in più, un motivo in più per lato, però tenete sempre presente che deve avere lo scollo bello largo per poter passare comunque la testa. Detto ciò, quindi anche questa creazione è terminata.